può chiedere, Presidente, se conosce appunto a proposito dei corleonesi Luciano Liggio? Sì che lo conosco. Sono stato imputato a Bari assieme nel processo dove siamo stati tutti assolti. Se lo conosceva prima? No, da prima no, perché io l'ho conosciuto in carcere lì a Bari. Liggio ha detto di conoscerlo. A Bari. Liggio ha detto di conoscermi a Bari e io l'ho detto che l'ho conosciuto a Bari, avvocato. Non cerchiamo di tergiversare i punti però, avvocato. Liggio ha detto che mi ho conosciuto a carcere perché siamo stati lì assieme. Io l'ho conosciuto lì a carcere a Bari assieme. Quindi prima non lo ha conosciuto? Prima non l'ho conosciuto. 11 gennaio 1966. Davanti alla questura di Palermo arriva una donna anziana. Si chiama Biagia Lanza. Dice: c'è un detenuto di Corleone che ha delle importanti rivelazioni da fare. La donna ha chiesto di parlare col vicequestore Angelo Mangano. Sa che quel poliziotto, ormai famoso in tutta Italia per l'arresto di Liggio, seppur contestato, è stato trasferito e promosso a Palermo. Mangano la fa salire. Il giorno dopo, un furgone della Polizia di Stato varca il cancello del Luciardone. Il direttore del carcere ha tra le mani un foglio. Lo sta leggendo un po' perplesso. C'è un giudice istruttore che vuole ascoltare nel suo ufficio il detenuto Raia Luciano Fu Carmelo, imputato di estorsione e di associazione a delinquere aggravata. Il vicequestore Mangano carica sul furgone della questura Luciano Raia. Luciano Raia è un uomo magro, abbastanza alto, un bracciante agricolo. Mangano lo ricorda come un tipo violento. Era sospettato di aver ucciso più di una volta. Apparteneva alla cosca di Navarra, a Corleone. Una barba lunga che gli dà un aspetto un po' sofferente. Raia sa che ormai il grande passo è fatto. Se fosse sceso da quel furgone, non sarebbe mai più tornato indietro. Dal sotterraneo del Palazzo di Giustizia sale 4 rampe di scale, poi lo infilano in un ascensore che si ferma al 4º piano. Verso le 10 del mattino il vicequestore Angelo Mangano di Terranova rassicura Raia, che sembra impaurito. Mi chiamo Raia Luciano Fu Carmelo. La confessione è lunga e dettagliatissima. Solo 2 persone, il vicequestore aggiunto Angelo Mangano e il giudice istruttore Cesare Terranova, saranno a conoscenza per molti mesi dei segreti che in quel momento Raia sta confessando. Allora Raia, vogliamo iniziare? Ero alla 5ª sezione del Luciardone, non mi ricordo quando era, faceva caldo, ma non caldo, forse era inizio di giugno, forse era settembre, più settembre che giugno, era l'ora d'aria, gli altri passeggiavano sotto il muro intorno al campo di calcio, io me ne stavo per conto mio, dovevo ramazzare il cortile. A un certo punto sento ridere forte, mi giro, c'erano di certo Vincenzo Liggio, quello che si dà tante arie perché è amico di Lucianeddu, e Gaetano Riina, che è il fratello di Salvatore Riina. Stanno un po' in disparte, poi Liggio e Riina se ne vanno per i fatti loro, proprio in fondo al cortile. Parlano sottovoce, ma si vede che stanno discutendo di una cosa importante. Gesticolano, si guardano intorno. Mi avvicino, con la scusa che sto scopando il cortile, e sento. Gaetano Riina diceva che gli avevano fatto la posta a Francesco Paolo Streva, Biagio Pomilla e Antonino Piragno. Non sentivo tutto quello che diceva Gaetano. Dovevo stare un po' lontano, altrimenti si sarebbero accorti che stavo ad ascoltarli. Gaetano spiegava che alla fine erano riusciti a sorprenderli e a ucciderli. Uno dei 3, non capii chi, aveva fatto resistenza. Sentii anche poi che avevano dato fuoco alle erbacce per distruggere i 3 cadaveri. Parlarono anche di un altro omicidio, quello di Pietro Splendido. Sorvegliava il deposito di legname che c'è a Corleone, vicino a San Michele Arcangelo, dove c'è la costruzione della galleria. Splendido vedeva spesso passare da quelle parti Luciano Liggio, Salvatore Riina, Binno Provenzano e Calogero Bagarella, che erano tutti latitanti. Quelli non si fidavano che tenesse la bocca chiusa e se lo sono ammuccato. Il giudice Terranova scrive su un quaderno e alza lo sguardo solo per incrociare quello del testimone e chiede: prima hai parlato di quei 3 morti, ma chi li ha uccisi materialmente? Chi ha bruciato i cadaveri? Raia dice: loro, chi se no? Loro, Salvatore e Gaetano Riina.
Luciano Liggio, Bernardo Provenzano, Calogero Bagarella. Il questore Mangano si ricorda anche di un altro delitto di Corleone, l'omicidio di Paolo Riina, e facendosi vicino a Raia gli domanda: lo conoscevi un certo Paolo Utrunzu? Luciano Raia riprende: ossia, se vuole sapere chi ha ucciso Paolo Riina, alla moglie lo deve chiedere. Lei sa dove andò il marito il giorno prima di essere ucciso, come lo so io. Io lo vidi a Bisaquino, alla fiera del bestiame. Poi mi accorsi che c'era anche Salvatore Riina. Era seduto su un tronco d'albero. Pensai, e che ci fa questo qua? Riina era latitante e si sapeva che se ne stava sempre tra le rocche. Poi lo vidi seguire Paolo Riina e capii che quel cristiano stava per passare un guaio. Il giorno dopo Paolo Utrunzu venne assassinato. Le rivelazioni di Luciano Raia continuano per giorni e giorni e sono controllate personalmente dal vicequestore Mangano. Il lavoro investigativo non è facile. Il poliziotto crede a ogni parola di Raia, ma per un paio di omicidi non trova riscontri né altre testimonianze. Non ci sono prove, per esempio, del coinvolgimento in alcun delitto di Gaetano Riina, Tanuzzu, il fratello di Totò. «24 marzo 1966. Il giudice Cesare Terranova vuole parlare ancora con Totò Riina. L'interrogatorio è fissato per il pomeriggio nella sala colloqui del carcere del Luciardone. Totò Riina viene accompagnato in una stanzetta senza finestre, ma non parla. Con lei è andata a finire come con gli ebrei. Ce l'avete sempre con me. Ogni 5 minuti c'è un mandato di cattura. D'ora in poi io non risponderò più. Soltanto al presidente della corte. Mi rifiuto di firmare una sola carta delle sue. Io e lei, signor giudice Terranova, ci rivedremo solo al processo». 23 dicembre 1968. Si chiude il processo di Catanzaro con una serie di condanne limitate. 22 anni alla Barbera e Torretta, 14 a Buscetta, 10 a Cichiteldu Greco, 6 a Giuseppe Calò. Luciano Leggio viene assolto come molti altri. 18 febbraio 1969. Inizia a Bari il processo per una serie di omicidi avvenuti a Corleone dopo il 58. Gli imputati sono 64, tra i quali il quarantenne Luciano Leggio, Leoluca Bagarella, Bernardo Provenzano e Salvatore Riina. Quasi tutti sono accusati di associazione per delinquere, omicidio, tentato omicidio, violenza e favoreggiamento. – 12 giugno 1969. Una clamorosa e inattesa sentenza assolve Luciano Liggio dall'accusa di 9 omicidi, 8 tentati omicidi e associazione a delinquere. Con lui vengono assolti altri 59 imputati corleonesi. Riina viene condannato a 1 anno e 6 mesi per falso e ricettazione, mesi già però scontati. La sentenza di Bari viene giudicata dai media scandalosa e il pubblico ministero di quel processo, Domenico Zaccaria, confesserà di aver ricevuto una lettera anonima con chiare minacce di morte indirizzata anche al presidente della Corte d'Assise di Bari, Vito Stea, e ai componenti della sua giuria popolare. Cosa era accaduto in Camera di Consiglio? Quale era il contenuto delle lettere indirizzate al presidente Stea e ai giudici popolari? Il testo era unico, battuto a macchina su carta velina, in carta carbone, con 3 destinatari, indicati contemporaneamente: Stea, i giudici, il dottor Zaccaria. Il testo recita: Presidente della Corte d'Assise di Bari, ti vogliamo avvisare. Ti conosciamo che sei una carogna, sempre contro i poveri imputati innocenti. Ma questa volta, se condanni come sei abituato, preparati i funerali. Se ti trovano. Uomo avvisato e mezzo salvato. Se condanni anche un imputato di Lucianuzzo Liggio, sarai scannato tu e tutti i figli e fratelli, a uno, e tutti i giudici popolari che tieni. Abbiamo segnato pure a loro. Attenzione, che non è uno scherzo. Dal Palazzo di Giustizia di Bari, Liggio, accompagnato da Riina e dai suoi avvocati, esce libero. Si reca subito nella villa dell'avvocato Gironda,
alla periferia di Bari. Rilascia anche un'intervista alla Stampa. Il pentito Luciano Raia viene giudicato un malato di mente. Vengono sfornati dagli ospedali e dai manicomi giudiziari di mezza Italia decine di certificati che attestano le sue frequenti crisi epilettiche. Vengono ripescate diagnosi di sintomatologia ossessiva con stato tossico confusionale in soggetto depresso. Si scoprono vecchi esami neurologici che evidenziano la sua periodica instabilità emotiva e volitiva. Il super testimone del processo di Bari è un pazzo. I giudici non hanno dubbi, le sue sono infamie partorite da una mente distorta. Per quanto sopra esposto, si può ragionevolmente affermare che non del tutto ingiustificate appaiono le perplessità che insorgono sull'attendibilità del Raia. Tali perplessità si aggravano però allorché si passa a valutare la personalità del teste sotto l'aspetto morale. Da Corleone arriva un testimone che racconta alla corte persino quali fossero le abitudini sessuali di Luciano Raia. Così parla tale Arcangelo Licausi al processo di Bari. È un omosessuale, ma non solo, è un vero depravato. Io che pure ho praticato tanti uomini, posso dire che è un depravato come lui in campo sessuale. Non l'ho mai conosciuto. Il giudizio finale della corte sul pentito è netto e segna la strada a tante altre sentenze negli anni a venire. È del tutto legittima la conclusione che il Raia Luciano sia privo di un patrimonio morale tale da indurlo a manifestare all'autorità inquirente i fatti di cui era venuto a conoscenza. I due principali imputati, Luciano Liggio e Salvatore Riina, vengono rinviati a giudizio senza un solo elemento di prova, nonché di natura meramente indiziaria, e solo sulla considerazione della presunta appartenenza a una cosca mafiosa, giacché neppure la loro presenza fisica sul luogo dei delitti è stata provata. Totò Riina sta tornando finalmente un uomo libero, dopo tanti anni di latitanza e 5 a Luciardone. Il 10 giugno del 69 un tribunale della Repubblica Italiana ha accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che lui non è un mafioso né un assassino. Io nel 1969 ho fatto un processo a Bari e quindi a Bari sono stato a sorte di 8 omicidi, associazione. Quindi, essendo assolte di tutte queste cose, aveva pensato di rimanere lì sulle zone di Bari, a Bitonto. Quindi aveva fatto una richiesta di stare lì a Bitonto e non tornare più a Corleone o, per meglio dire, in Sicilia. Da questo punto che cosa mi succede? Dopo 3 giorni che sono libero lì, che già aveva fatto richiesta al municipio di Bitonto, mi si dà un foglio di via obbligatorio e per rientrare a Corleone. Quindi io con questo foglio di via rientro a Corleone. Rientrando a Corleone trovo un mandato di cattura, chiamiamolo cattura, non so come lo devo chiamare, poi voi ce lo trovate, un ordine di custodia precauzionale per il soggiorno obbligato. Quindi aveva fatto circa 6 anni di carcere, era stato assolto per tutte le cose, finanche per l'associazione. E quando pensavo di rimanere lì a Bitonto a Bari, mi vedo mandare questo fatto in carcere a soggiorno. Quando invece di andare a soggiorno mi sono dato latitante, quindi io do la risposta all'avvocato Mitolo perché mi trovo latitante. Cioè mi sono pensato di fare così, però non è che mi sono buttato latitante perché pensavo 5-6 anni in carcere, assolte per non aver commesso i fatti, assolte per l'associazione, assolte per tutte le cose. A questo punto non mi ho sentito di andare a soggiorno obbligato e sono andato a finale tanto. Questa è la risposta che do all'avvocato, che è la verità, non è che... 69 non ha mai Dal frequentato 69, dal momento in cui io me ne sono andato dal paese, io il paese non l'ho frequentato. Ha conosciuto però Luciano Liggio durante il processo di Bari. Sì, perché eravamo coimputati nel processo di Bari e ricordo che lui aveva un processo, mi pare, a Catanzaro e quindi io non lo conoscevo fino a quando lui a Catanzaro. Quando siamo
cioè io sono arrivato a Bari e lui è venuto anche dopo e lì ci siamo conosciuti perché eravamo nel processo assieme. Ebbe modo di parlare durante lo svolgimento di questo processo con Luciano Ligio? Sì,